Ciao raga e benvenuti su questo nuovo video. Questa è la seconda parte di un video più grande su come iniziare a correre con il go-kart e qual è la strada secondo me più adatta per un principiante per introdursi in questo fantastico mondo. Nello scorso video, che lascio qui sotto in descrizione, ma anche qui nelle schede, andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto, ho parlato di tutto il percorso che va prima l'acquisto del vostro primo kart, mentre in questo video ci focalizzeremo più in particolare su quale kart comprare se siete agli inizi. Prima di iniziare con il video però vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina in modo da rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti del canale. Inoltre lasciate sempre un bel like e se potete condividete questo video ai vostri amici. E ora, sigla! Partiamo prima dai bambini. Se state cercando un kart per il vostro bambino che va dai 4-5 anni fino agli 8-9 anni, vi consiglio di comprargli un 50cc. Non forzate mai le cose, ognuno ha il suo ritmo per imparare. Alcuni bambini imparano più velocemente, ma magari hanno un potenziale limitato. Altri bambini invece ci mettono più tempo, ma hanno una crescita più lunga e costante. Credete sempre in loro, ma ragazzi evitate di pomparli. Una volta raggiunta la giusta età e la giusta esperienza potranno passare alla categoria 60cc, decisamente più performante. Per quanto invece riguarda gli adulti e i ragazzi, ho deciso di limitare le possibili risposte a questa domanda a 3 categorie, senza andare troppo nei dettagli di diverse marche e modelli di telaio. Queste categorie sono i 100 monomarcia a presa diretta, i monomarcia 125 e i cartamarce, anche chiamati KZ. Ognuna categoria ha i suoi pro, ma anche i suoi contro. Partiamo con la prima. I 100 presa diretta. Quali sono i pro dei 100 presa diretta? Di fatto sono motori più vecchi e quindi costano di meno. Secondo tanti sono la vera scuola del karting. Sono leggeri, veloci e hanno un suono incredibile. La manutenzione è più economica, però è anche più frequente, dati gli elevati regimi di rotazione del motore. I contro sono: bisogna essere abbastanza preparati meccanicamente, in quanto tra i vari modelli il metodo di alimentazione cambia sostanzialmente. La carburazione di questi motori è davvero importante e bisogna saperla fare, talvolta anche mentre si guida. Sono motori vecchi, quindi non è sempre così semplice trovare i pezzi di ricambio, anche se con internet ormai si trova quasi tutto. Ma soprattutto sono rimasti in pochi ad utilizzarla, quindi spesso ci si trova in pista da soli senza il riferimento di altri piloti e magari rischiate di annoiarvi. Ultimo punto, che non è davvero un contro, magari un contro solo per i principianti, è che sono appunto a presa diretta, quindi il motore è collegato direttamente all'assale posteriore. Questo vuol dire che 1. Vanno accesi a spinta, 2. Se vi girate in mezzo alla pista il motore si spegnerà e dovrete scendere dal kart e spingerli per ripartire, che non è così semplice per uno che si è appena affacciato a questo mondo. Quindi il 100 è bello, ma non è così semplice per un novizio gestirlo in pista. Passiamo ora alla seconda categoria, i 125 monomarcia. Di questa categoria potremmo parlarne veramente per ore. Magari faremo un video più approfondito in futuro. Per questo motivo ho bisogno di dividerli di nuovo in 2 categorie. I 125 monomarcia si dividono nei tag, ovvero touch and go dall'inglese, che sono dei go-kart con frizione e avviamento elettrico, e i kart OK, ok? Gli OK sono equiparabili più o meno ai vecchi 100 e quindi per adesso li escludo. E mi limito a parlare dei tag, anche chiamati KF. Questi motori possono variare dai 25 ai 40 cavalli in base alla tipologia e alla preparazione del motore. Quali sono i pro del KF? Beh, come detto, hanno la frizione e l'avviamento elettrico, quindi sono molto gestibili da un novizio in pista. Volete partire? Bzz, schiacciate il bottoncino. Vi girate in pista? Il motore non si spegne e se si spegne, bzz, schiacciate il bottoncino. Funzionano sempre, già out of the box, specialmente gli junior e i modelli più commerciali. Una carburazione base vi potrà far andare abbastanza bene e in tutta sicurezza nelle condizioni standard. Ovviamente in condizioni di temperatura e altitudine estreme è consigliabile adattare la carburazione, specialmente per la sicurezza del vostro motore. Ma grazie alla facilità maggiore dei carburatori moderni
e alle ricerche che si possono fare anche su internet o nel paddock, con un po' di manualità questi cambi sono fattibili anche dai principianti. Sono motori abbastanza recenti e nuovi, quindi i pezzi di ricambio li trovate praticamente ovunque. Essendo molto utilizzati vi potrete confrontare in pista con tante persone e la manutenzione, grazie al numero di giri limitati rispetto ai 100, è meno frequente. Quali sono i contro del KF? Beh, sono più costosi dei 100, sia nell'acquisto iniziale che nella manutenzione. Hanno più componenti dei 100, frizione centrifuga, batteria, avviamento elettrico e quindi più cose ci sono, più cose si possono rompere. Alcuni modelli hanno la pompa dell'acqua interna, che è una merda. Se questa vi si dovesse rompere, cosa che a me è successa, dovrete aprire tutto il motore per sostituirla. Questo è un lavoro lungo e complicato, quindi vi consiglio di trovare un motore con la pompa esterna già installata. Terzo contro, che però è anche un pro, i 125, avendo la frizione, perdonano gli errori di guida leggermente di più rispetto ai 100. Quindi forse però sono un pochino meno adatti rispetto ai 100 presa diretta per affinare al massimo la tecnica di guida. Passiamo ora al KZ. 6 marce attuate manualmente tramite la leva vicino al volante, frizione al volante usata solo per partire, 3 pinze di freni, 2 davanti, una dietro e tanta potenza. Sicuramente, ve lo dico già, sono meno adatti per un novizio. Quali sono i pro di un KZ? Potenza, 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 potenza frenante. Sono in pratica dei veri e propri mostri, però hanno anche tanti contro. 1. Sono abbastanza costosi, specialmente i motori. 2. È uno stile di karting diverso, con una guida molto particolare, che può piacere o non piacere. Ad esempio, a me all'inizio non piaceva molto. Dopo vi spiego perché ho deciso di passare dai monomarcia al KZ. Sono leggermente più pesanti, ma soprattutto sono molto più difficili da guidare, sia a livello di tecnica, sia a livello fisico. E per questo ultimo motivo li escludo di già dalla possibile scelta di un kart per iniziare. Io stesso probabilmente non ero pronto per un mezzo del genere e sarei dovuto rimanere sui monomarcia per almeno un altro paio di anni, secondo me. L'unico motivo per il quale ho cambiato è che nella regione in cui mi trovo adesso, che è il Piemonte, in pochissimi usano il kart monomarcia. E questo mi dava un senso di frustrazione molto grande ogni volta che andavo a girare in pista. Immaginatevi di essere in pista da soli con un appunto mentre tutte Ferrari e Lamborghini vi continuano a passare da tutti i lati. Comunque rimango sempre dell'idea che se non sapete andare forte con i monomarcia, allora non saprete nemmeno andare forte con i KZ. I Mini sono la scuola, i KF sono il liceo e i KZ sono l'università. Se non sapete fare bene le addizioni, non ha senso provare a fare le equazioni differenziali. Quindi, riassumendo, quale kart dovete comprare? Beh, dopo esservi allenati sui 4 tempi, aver noleggiato almeno un paio di volte un kart 2 tempi da competizione, vi consiglio di acquistare un 125 KF usato. Per cominciare, un qualsiasi motore junior, quindi non troppo spinto, va benissimo. Ce ne sono di varie marche, Rock, Rotax, Yame, insomma la scelta dipende un po' dalla tipologia e dalle marche che trattano i rivenditori della vostra zona. Se invece avete un po' di conoscenza tecnica e manualità meccanica e vi piace pacioccare sui setup e sulla carburazione, allora prendete in considerazione l'acquisto di un buon 100 presa diretta. Non dimenticatevi però che probabilmente sarete in pochi, se non gli unici, in pista quando andate a girare. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi è: andate sull'usato, ma non troppo. Comprate un telaio di massimo 2 o 3 anni che sia dritto e non troppo usurato. Se vi interessa tra l'altro una guida su come acquistare un go-kart usato o un motore usato, avere informazioni sui costi, sapere cosa guardare, scrivetemelo qui sotto nei commenti che faremo un video in futuro, magari anche con l'aiuto di Giovanni, che lui di lavoro da anni ne compra e ne vende tantissimi. Comprate un motore a 0 litri di usura. Di sicuro una delle cose che vi può far cambiare idea velocemente e demoralizzare parecchio è andare in pista le prime volte e rimanere parecchio tempo fermi ai box senza capire perché il vostro mezzo non funziona. Spendete quindi il giusto per un pronto pista. E soprattutto chiedete a chi ve lo vende di accompagnarvi in pista la prima volta e magari di assistervi e darvi qualche consiglio.
Su questo ultimo punto vi ricordo che se siete in Piemonte, ma non solo, e state cercando un team serio che vi possa offrire delle ottime soluzioni sia per l'acquisto che per la gestione del vostro go-kart, potete andare su www.kgmracing.com e contattare direttamente Giovanni. La KGM offre a tutti l'opzione della consegna in pista. Che cosa vuol dire? Acquistate presso KGM il vostro go-kart, pagate il 50% di acconto e la consegna del vostro mezzo avverrà appunto in pista. Potrete fare una giornata con il vostro go-kart ed il team a seguito, verificare il corretto funzionamento del vostro mezzo, che tutto vada bene, che vi piace, eccetera, eccetera, e al termine della giornata pagare il rimanente 50%. Le attività in pista quindi saranno incluse già nel prezzo del vostro go-kart. Se invece non vi dovesse piacere il go-kart, l'acconto vi sarà restituito e pagherete solamente l'assistenza tecnica avuta in pista. Detto questo, scegliete sempre bene come spendere i vostri soldi e state attenti alle fregature. Se volete un altro video come questo, magari un tutorial sulla attrezzatura necessaria per andare in go-kart, quindi casco, tute, eccetera, eccetera, scrivetemelo anche qui sotto nei commenti. Se questo video vi è piaciuto, inoltre vi ricordo di mettere un bel mi piace per dargli una bella botta e farlo vedere a quanta più gente possibile che come voi ha bisogno di dritte per iniziare ad andare in go-kart. Ragazzi, ovviamente iscrivetevi al canale cliccando qui sotto e cliccate anche sulla campanellina in modo da rimanere aggiornati su tutti i contenuti che vengono postati. Se volete venirmi a fare un saluto trovate anche qua l'indirizzo della mia pagina Instagram e la mia mail sempre in descrizione. Io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero che vi possa essere stato utile e che vi abbia convinto ad avvicinarvi al mondo del karting. Ci vediamo in pista, bella!